ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come si realizza questa bellissima, la trovo adorabile, mi è piaciuta molto realizzarla e di conseguenza proporvela. La presina con il fiocco di neve esagonale. È un tutorial che gira sul web, io ho apportato delle piccole modifiche. È abbastanza comune questo tipo di progetto per Natale. Io l'ho voluta fare in forma esagonale, la trovo stupenda. Spero che anche a voi possa piacere, può essere utilizzata appunto come ho fatto io. Vedete, ho fatto un piccolo gancetto, poi vi farò capire come, per poterla appendere, ma potrebbe essere replicata più volte per poter realizzare, non lo so, una copertina, un runner, perché no, fatto di piastrelle esagonali, può essere un segnaposto, un sottobicchiere, tutto ciò che più vi piace. A me piace tantissimo, infatti mi sa che la proverò anche in altre tonalità. Io ho scelto il bianco e il rosso tipico del Natale. Vediamo un po' come realizzarla. Questa l'ho fatta in cotone, ho scelto un cotone un filato di cotone sottile che andrò a lavorare con un uncinetto, spero si veda, adesso il mio è un po' vecchiotto, un uncinetto del 2,5. Partiamo dal centro. Allora, per il centro io sono andata a realizzare un anello magico in questo modo. Ho chiuso con una catenella, poi ho aggiunto altre 2 catenelle e accanto ho fatto una maglia alta. Allora, il primo giro si compone di 6 gruppetti di 2 maglie alte chiusi insieme, separate da 2 catenelle. Quindi poi ho fatto 1, 2 catenelle, facciamo almeno gli altri 2 gruppetti di maglie alte chiuse insieme, poi proseguiamo da soli. 2 e si chiude insieme. 2 catenelle e di nuovo il gruppetto di 2 catenelle, scusate, 2 maglie alte chiuse insieme. Come abbiamo detto, nel primo giro dobbiamo avere 6 gruppetti, ok? Ci vediamo alla fine. Allora, una volta terminato il mio giro, mi accerto di avere i miei 6 gruppetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ho fatto le 2 catenelle, mi vado a chiudere con una maglia bassissima nella terza delle catenelle del giro iniziale, in questo modo. Adesso in questo secondo giro il nostro obiettivo è quello di andare a lavorare negli spazi delle 2 catenelle. Allora io sotto ho ancora la codina, la sposto un attimo. Cosa faccio? Mi sposto all'interno qui con una maglia bassissima e tiro fuori il mio uncinetto. Mi alzo di 2 catenelle, faccio una maglia alta accanto in questo modo, aggiungo 2 catenelle, di nuovo una coppia di 2 maglie alte appunto chiuse insieme, prima maglia alta, seconda maglia alta, in questo modo. 2 catenelle, 1 e 2, vado a fare la stessa cosa nello spazio delle 2 catenelle successive, quindi 2 maglie alte chiuse insieme, 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, in questo modo, ok? E si continua in questo modo fino alla fine del giro. Si raddoppiano in pratica i nostri punti e finiamo così anche il secondo giro. Allora, terminiamo il secondo giro come fatto
per quello precedente con una maglia bassissima nella terza delle catenelle del giro iniziale. Adesso dobbiamo andare a lavorare qui all'interno degli spicchietti. Mi aggancio all'interno dello spazietto delle 2 catenelle con una maglia bassissima, faccio 2 catenelle e una maglia alta, 3 catenelle, 1 2 e 3, questa volta 3, vado a lavorarmi 2 maglie alte chiuse insieme, ok, poi faccio altre 3 catenelle, 2 e 3, e nello spazio qui in mezzo vado a fare una maglia bassa, in modo, poi aggiungo 3 catenelle, 2 3, in modo da far venire fuori la forma del fiocco. In questo modo ci saranno le punte, la parte più bassa. Mi sposto appunto nello spazio accanto, faccio le mie 2 catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme, 3 catenelle, altre 2 maglie chiuse insieme, 1 e 2, chiudo così, 3 catenelle, 2 e 3, e vado a chiudermi nello spazio accanto con una maglia bassa, e questa è la ripetizione da fare per questo giro. Quindi fatta la maglia bassa mi alzo con 3 catenelle e lavoro qui al centro una coppia di maglie alte, 3 catenelle e l'altra coppia di maglie alte, e ci vediamo dopo. Terminato il mio giro, vado a chiudermi con una maglia bassissima all'interno delle catenelle iniziali del primo giro e mi sposto nuovamente all'interno di questo spazio. Adesso iniziamo il giro, in pratica questo è l'ultimo della parte bianca. Faccio 2 catenelle, metto una maglia alta in questo modo, una catenella, di nuovo una coppia di maglie alte chiuse insieme, una seconda maglia, chiudo insieme. Vado a lavorare adesso un pipiolino sopra questa coppia di maglie alte, uno composto da 3 catenelle che si vanno a chiudere insieme qui con una maglia bassissima. In questo modo tiro ed ecco qua il pipiolino. Faccio un'altra catenella e vado a fare di nuovo una coppia di maglie alte qui dentro, una e 2. Ne facciamo un altro insieme in modo che cioè in pratica andiamo fino a qui a lavorare. Faccio 3 catenelle, 2 3, nel gruppo delle 3 catenelle sottostanti entro e faccio una maglia bassa, altre 3, 2 e 3, vado nell'altro gruppo accanto di 3 catenelle, maglia bassa, poi 3 catenelle, 2 e 3, mi ritrovo nel punto in cui bisogna lavorare i gruppi di maglie alte chiusi insieme con il pipiolino centrale. Primo gruppetto di 2, lavorate insieme, catenella, ancora gruppetto di 2, maglie alte chiuse insieme, ok, qui mi serve da fare il pipiolino, 1 2 e 3, chiudo in pratica dove ho chiuso le 2 maglie alte chiuse insieme, tiro il filo e faccio un punto bassissimo, catenella, faccio l'altra coppietta in questo modo, 1 e 2, e chiudo in questo modo. Eccolo qua, vedete il pipiolino? Si vede.
Continuo così per tutto il resto del giro. Allora, una volta terminate le 3 catenelle, vado a chiudermi con una maglia bassissima nella terza catenella qui e finisco la mia parte bianca. Taglio il filo, chiudo con una maglia bassissima. Adesso posso mettere via il bianco, il fiocco di neve è pronto e dobbiamo tornare il tutto con il rosso. Allora vado a vedere dove ho fatto il pipiolino e nella catenella precedente, nello spazio qui precedente al pipiolino, vado ad entrare con l'uncinetto e mi vado ad agganciare con il rosso. Voi potete scegliere come me il rosso o altri colori, cioè 2 colori che contrastino tra di loro. Allora tiro su il filo e lascio un po' il cappietto lungo che magari in un secondo momento andrò a chiudere e tiro una catenella. In questo spazio, prima diciamo del gruppetto di maglie con il pipiolino, devo andarmi a lavorare 2 maglie basse, una e 2. Poi vedete che io il filo sto cercando di lavorarmelo dietro, cioè insieme alle maglie basse. Adesso devo spostarmi nell'altro spazio qui dopo il pipiolino, lo piego un pochino in avanti. Se utilizzate un filato più grande potete piegarlo ancora di più. Entro, faccio altre 2 maglie basse, una e 2, ok? Poi mi sposto nello spazio delle 3 maglie alte, delle 3 catenelle, e faccio 2 maglie alte, una e 2. Bene, le codine poi le eliminate successivamente se vi avanzano. Io le ho tagliate alla fine in quella che ho fatto io. Adesso ci troviamo diciamo in questo archetto centrale costituito da 3 3 catenelle. Farò in questo modo: devo lavorare 3 maglie alte, la prima la faccio qui, poi la seconda invece di farla nell'arco la vado a lavorare in pratica secondo giro, cioè scavalco l'archetto e la maglia bassa e entro in questo spazio, prendo il filo, tiro su in questo modo e vado a farmi una maglia alta allungata. Poi sto attenta perché devo andarmi ancora a lavorare un'altra maglia alta nello spazio qui. Quindi nello spazio centrale, per dare la forma poi al fiocco di neve, cosa dovrò fare? Lavoro una maglia alta normale, una maglia alta allungata e vado a saltare in pratica un giro, mi vado ad agganciare nell'archetto del secondo giro e poi faccio un'altra maglia alta. Nell'archetto accanto facciamo 2 maglie alte, una e 2. Siamo arrivati all'angolo, qui in mezzo vado a lavorare 2 maglie basse, scavalco il pipiolino, vado nello spazio di una catenella accanto e vado a lavorare altre 2 maglie basse in questo modo e ho fatto l'altro angolo. Ripetiamo almeno fino a questo punto insieme in modo da poterlo vedere bene. Nello spazio di 3 catenelle 2 maglie alte, una e 2, nello spazio centrale una maglia alta normale, una maglia allungata e quindi
faccio attenzione, sono qui, salto la maglia bassa sotto e tiro in questo modo, ok, così, poi un'altra maglia alta nello spazietto e poi proseguo 2 maglie alte laterali qui e poi mi ritrovo di nuovo a fare le maglie basse e contornare il pipiolino. Vedete come viene in rilievo il fiocco? Si procede così per tutto il giro. A tra poco. Allora, siamo arrivati alla conclusione del primo giro con il filato rosso. Adesso dobbiamo andare a squadrare la nostra presina. Cosa faccio? Finito il mio giro, vado nella prima maglia bassa iniziale che avevo fatto e mi vado a chiudere con una maglia bassissima. Devo andare a costruirmi gli angoli. Gli angoli verranno costruiti nello spazio dietro il pipiolino. Allora mi devo rispostare fino ad arrivare dietro il pipiolino in questo modo con un'altra maglia bassissima e sono entrata. I miei angoli saranno costituiti da 2 maglie alte, 3 catenelle e 2 maglie alte. Allora, la prima maglia alta la vado a sostituire questa volta con 3 catenelle. A fianco una maglia alta, 3 catenelle, 1, 2 e 3, altre 2 maglie alte, 1 e 2. Adesso per arrivare all'altro angolo vado a lavorare coppie di maglie alte tra un blocchetto e altro di punti lavorati sotto. Cioè in pratica cosa faccio? Prendo il filo, vado nello spazietto qui tra le maglie basse e poi le 2 maglie alte che avevo lavorato nel primo gruppetto di 3 catenelle, faccio 2 maglie alte, una e 2. Mi sposto nuovamente nello spazio qui e vado a fare altre 2 maglie alte. In questo modo cosa succede? Non faccio aumenti e si vedranno meglio poi gli angoli, perché appunto io lavoro a coppie di maglie, non maglia su maglia. Vado nello spazio successivo e faccio le mie 2 maglie alte, mi sposto nello spazio qui e faccio 2 maglie alte. Adesso ve lo faccio vedere un attimo in piano come sta avvenendo il lavoro. In questo modo, vedete, c'è un po' di spazio tra un blocchetto e l'altro di 2 maglie alte, lo si vede meglio, tanto da sembrare quasi una lavorazione granny. E devo continuare in questo modo per tutto il giro. Sono dietro nello spazio del pipiolino, ci ricordiamo qui di fare 2 maglie alte, 3 catenelle di separazione, 1 2 3 e poi altre 2 maglie alte. Ricordiamoci di lavorare sempre le 2 maglie alte negli spazi tra un blocchetto e l'altro di maglie alte. Mi sposto, quindi metto 2, mi sposto qui e metto 2 e continuo così fino alla fine del giro. Ok, ci vediamo tra poco. Allora, a questo punto la lavorazione è terminata, però cosa ho fatto? Ho finito nei miei gruppetti, sono andata a chiudermi con una maglia bassissima e il modulo in pratica è questo di lavorazione. Io per la mia presina cosa ho voluto fare? L'ho voluta ingrandire. Cosa ho fatto? Ho camminato con una, vi faccio vedere solo l'inizio dell'angolo, una volta chiuso invece di tagliare il filo
mi sono spostata con una maglia bassissima nell'angolo qui, sono andata a costruirmi di nuovo l'angolo con 3 catenelle, maglia alta, 3 catenelle e 2 maglie alte, 1 2 3, altre 2 maglie alte, 1 e 2, ok? E poi ho proseguito nella lavorazione dell'ulteriore giro. Dipende voi cosa volete fare. Io ho utilizzato un cotone, quindi la piastrella non è gigante, quindi io ho preferito, ve la faccio vedere, quella ultimata, fare un altro giro, mi è piaciuto molto. Dopodiché ho bordato il tutto con le maglie basse, mi sono agganciata in un angolo, se non sbaglio proprio in questo, sono andata a lavorare 5 maglie basse nell'angolo, una maglia bassa per ogni maglia alta a disposizione sotto. Nell'angolino dove ho voluto fare il gancetto per poi appendere la presina sono andata a montare 3 maglie basse, 10 catenelle e poi altre 2 maglie basse, e così ho fatto con il bianco per contornarla in modo da avere questo effetto cromatico. Altrimenti appunto diciamo il gusto varia da persona a persona, e quindi potreste anche lasciarla così con il bordo rosso, potete ingrandirla, potete farne un po' quello che più desiderate. Quello che ho voluto farne io appunto è stato questo, la presina esagonale. A me piace molto, infatti sarà una delle decorazioni della mia cucina per questo Natale. Spero tanto che il progetto vi sia piaciuto, se così mi raccomando, attivate la campanella e iscrivetevi al mio canale. Buona creatività da Uncinetto allo sbaraglio.